La fondue savoyarde è un piatto che scalda il cuore ed il corpo, soprattutto d'inverno. Tipica della zona tra Savoia, Valle d'Aosta e Svizzera, è puro e profumatissimo formaggio fuso. Tante calorie, certo, ma 1 o 2 volte l'anno ce la concediamo. Si inzuppa il pane nel formaggio e poi ci si lascia trasportare in paradiso. Quando la si vuole preparare, per prima cosa occorre pensare al pane. Al posto del pane è anche possibile usare bocconi di patata lessa. Io taglio almeno 2 fette a testa, elimino la parte interna della mollica e infine taglio la corteccia del pane nei bocconi che poi raccoglieranno il formaggio. Qui forse è un po' esagerato con il pane, ma non deve assolutamente mancare. Per 2 persone uso 400 g di formaggio. Quello che dobbiamo fare è levare la buccia e poi tagliare il formaggio a cubetti in modo da facilitarne la fusione. Ovviamente è necessario scegliere formaggi di origine alpina. Qui ho preso 200 g di Gruyère e 200 g di fontina. Servono comunque formaggi di pasta compatta. È il momento di tirare fuori dal mobile il kit da fonduta. Generalmente è composto da un supporto, un tegame che vi si incastra perfettamente e un fornello. Questo è un fornello ad alcol. Il coperchio serve a spengere il fornello soffocando la fiamma. Lontano da qualsiasi fiamma, verso un po' di alcol nel fornello. È importante non fare mai questa operazione vicino a fiamme e non lesino con l'alcol perché sarebbe troppo pericoloso metterne altro prima che il fornello sia completamente freddo. Se questa operazione spaventa, esistono fornelletti che usano un gel che è molto meno pericoloso. Dopo aver allontanato il contenitore dell'alcol, provo ad accendere il fornello, che poi spengo immediatamente. Passiamo adesso sulla cucina. Per 400 g di formaggio metto nel tegame 100 ml di vino e ci sciolgo dentro un cucchiaino abbondante di maizena. La maizena è quasi miracolosa, in qualche maniera impedisce al formaggio di raggrumarsi, lasciandolo fluido. Girando quasi continuamente, sciolgo il formaggio all'interno del tegame. Faccio questa operazione sulla cucina e non sul fornelletto ad alcol, che avrà solo la funzione di impedire al formaggio di raffreddarsi una volta in tavola. Quando il formaggio è fluido in questa maniera, la fonduta è pronta per essere portata in tavola. Per prima cosa accendo il fornelletto d'alcol e lo regolo al minimo chiudendo le feritoie laterali. Incastro il tegame nel supporto e adesso non resta che assaggiare la nostra fondue. Con l'apposita forchettina lunga infilo un pezzo di pane, lo giro ben bene nel formaggio e poi lo giro nuovamente finché non ne è raccolta abbastanza. E poi, gnam, che buono!